Ed eccoci al secondo video della serie. Quello dell'altra volta era il primo, quello dal controllo della moneta al controllo della vita. Questo è il secondo. Questo è un video che è stato abbastanza combattuto, nel senso che, vi spiego, e ci tengo a spiegarlo. Noi spesso apparteniamo a una qualche organizzazione, di qualsiasi tipo, natura sia. E allora, quando ci troviamo di fronte a dei fatti, anche evidenti, che ci danno una versione diversa dei fatti, facciamo difficoltà. C'è una sorta di reazione, spesso anche viscerale, molto emotiva, spesso abbastanza arrabbiata nei confronti degli altri. Perché? Perché ci siamo attaccati a quella versione, ci siamo attaccati alla versione che ci è stata data. Attenzione, non è che noi confutiamo, cioè portiamo prove contrarie a quello che ci sta dicendo, ci sta dando questa nuova informazione, ma semplicemente è una reazione, oserei dire, istintiva di difesa. Si arriva a un certo punto in cui ci si trova di fronte a un bivio. Allora, di qua c'è la versione che io conosco. E la conosco perché l'ho trovata sui libri di scuola, l'ho trovata dappertutto, è stata confermata magari dall'organizzazione a cui appartengo e decido di ignorarla. Ma poi c'è qualcosa che mi spinge ad andare avanti, a dire perché la devi ignorare. Se questa è la verità dei fatti, ma tu sei alla ricerca a tutti i costi della difesa delle cose in cui credi, o invece sei alla ricerca della verità dei fatti? Credetemi, è un bivio molto difficile. E una volta che cominciate, di fronte a bivi del genere, vi ci troverete molte volte. Molte volte vi toccherà scegliere tra la versione dei fatti, che a voi risulta, dopo un'attenta ricerca, una scrupolosa ricerca, e la versione invece che avevate prima, e che magari vi dà anche la vostra organizzazione. Cioè, di fronte alla versione di appartenenza o alla versione dei fatti che a me risulta vera, io non ho nessun dubbio, scelgo la verità dei fatti che è vera. Noi abbiamo appena cominciato, ma il mondo in cui viviamo è pieno di menzogne, pieno di falsità. Io dico è come se noi fossimo degli uccellini chiusi in una gabbia. C'è una prima gabbia. Tu esci da là, pensi di essere libero, no, c'è una gabbia solo un po' più grande, poi esci da quella gabbia e c'è una gabbia ancora più grande. Penso di averne contate una decina. Quindi quando pensiamo di aver capito tutto, è solo l'inizio. Io dimostrerò quanto dico in questo video anche con altri video che farò ovviamente. Perché? Perché ritengo doveroso dimostrare le cose che vengono dette. Non si può sparare a zero senza portare prove o interrogativi seri, perché è la stessa cosa, interrogativi seri. In certi casi io non è detto che siano prove definitive, ma sono interrogativi pesanti, a cui bisogna in qualche modo rispondere. Un amico mi ha chiesto ma perché guardi là? Perché qua di fronte a me c'è un amico. Io qua di fronte a me due cose, ho un amico e ho una lavagna a fogli mobili con delle righe di struttura di quello che devo dire, non le parole, la struttura. Inoltre di qua c'è una luce e quindi se guardo la luce mi abbaglio un po', preferisco guardare di lato e parlare con questo caro amico che mi sopporta, è molto paziente, mi sopporta, mi accompagna, mi tiene compagnia in questi video, così ho anche la sensazione di non parlare da solo come un deficiente. Se invece, fin dalle prime battute, un po' più avanti, questo video vi disturba in qualche modo, smettete, cioè interrompete, guardatevi altro, magari fra qualche tempo sarete più disponibili o più pronti a prendere in esame dei fatti, degli interrogativi che sono pesanti come macigni. Di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di quello che in italiano si chiama Giuseppe Scaligero. Il titolo è Giuseppe Scaligero, l'uomo che inventò la storia. E allora direi di cominciare. Allora, immaginate di scoprire che tutte le date che avete imparato a scuola
la caduta dell'impero romano, l'età delle piramidi, la durata del Medioevo e tante altre, sono state stabilite da un solo uomo nel 1500. Un uomo che lavorava su manoscritti copiati e ricopiati per migliaia di anni. Un uomo che non aveva tutti questi strumenti scientifici moderni. Un uomo che viveva in un'epoca di guerre religiose e aveva bisogno, come vedremo, di potenti protettori. Quest'uomo si chiamava Joseph Justus Scaliger, cioè Giuseppe Scaligero, e ha costruito tutta la cronologia che usiamo ancora oggi in ogni museo, in ogni libro di storia, in ogni università del mondo. Quando diciamo che le piramidi hanno 4.000 anni, che l'impero romano è caduto nel 476 d.C., che la filosofia greca precede il cristianesimo, stiamo usando date stabilite da Scaligero oltre 4 secoli fa. La sua opera, del 1583, ha fornito il metro temporale, cioè le datazioni, con cui misuriamo tutto il passato dell'umanità, tutto. Ma com'è possibile che un singolo studioso abbia costruito una cronologia così dettagliata di eventi accaduti migliaia di anni prima? Su quali prove si basava Scaligero? E perché la sua versione è diventata l'unica accettata universalmente? Per fare questo dobbiamo un po' capire il periodo in cui viveva Scaligero. Scaligero nasce nel 1540 in Francia, figlio di Julius Caesar Scaliger, un personaggio interessante che sosteneva di appartenere alla nobile famiglia della Scala di Verona, quella stessa dinastia che aveva governato Verona nel 300 e che Dante aveva elogiato nella Divina Commedia. Il problema è che questa affermazione di papà Scaligero è molto dubbia. Probabilmente Julius Caesar si inventò questa nobiltà per guadagnare rispetto, cosa non rara nel Rinascimento. Ma quello che conta è che ricevette un'ottima educazione, studiò medicina e filosofia e divenne famoso in Europa come intellettuale combattivo. Era un combattivo il nostro papà di Giuseppe. Giuseppe invece cresce in un ambiente colto, ma non ricco. Dimostra, questo è vero, un'intelligenza straordinaria. Pensate che a 12 anni aveva già letto gran parte dei classici latini. A 18 anni muore il padre e Giuseppe deve costruirsi il futuro da solo. Viaggia molto, Italia, Francia, studia a Bologna, a Padova, frequenta biblioteche, legge manoscritti, impara lingue, insomma, un ragazzo in gamba, si può dire. Però poi fa una scelta decisiva. Si converte al protestantesimo calvinista. Ma in quel caso non è solo questione di fede. In quel periodo storico, con l'Europa dilaniata dalle guerre di religione, scegliere la parte giusta significava la differenza tra successo o oblio. Scaligero sceglie il protestantesimo e questo gli apre molte porte. Trova protettori potenti, vescovi, cardinali, nobili, lavora anche come segretario, consulente, a volte anche come diplomatico. Ma non è solo uno studioso, è un uomo di corte, abituato a muoversi tra interessi politici piuttosto complessi. Ma il grande salto arriva nel 1593. L'Università di Leida, nei Paesi Bassi protestanti, lo vuole come professore. Gli offre uno stipendio altissimo, l'esenzione dall'insegnare regolarmente, cosa rarissima per quei tempi, accesso illimitato alla biblioteca, totale libertà di ricerca. Dovete sapere che l'Università di Leida, fondata nel 1575, era il centro culturale della Repubblica delle Sette Province Unite, cioè province del nord dei Paesi Bassi, centro del protestantesimo calvinista. L'Università di Leida era la loro punta di diamante culturale. Ovviamente questa generosità nei confronti di Scaligero non era proprio disinteressata. I governanti olandesi sanno che avere il più grande erudito d'Europa nella loro università dà prestigio politico alla giovane Repubblica protestante che sta sfidando a quel tempo il dominio spagnolo cattolico. Attenzione, non ne faccio un problema religioso, seguite e mi capite.
Nel 1583, attenzione, data importante, Scaligero pubblica il De Emendazione Temporum, cioè vuol dire sulla correzione dei tempi. Un tomo enorme in latino, densissimo, che solo gli studiosi più preparati possono leggere. Qual è l'obiettivo di Scaligero? Creare una cronologia, cioè delle date universali, che mettono insieme tutte le tradizioni storiche conosciute. Tutte le tradizioni storiche conosciute. Il metodo che lui usò si basa su 3 pilastri. Il primo, analisi dei testi antichi. Scaligero studia centinaia di manoscritti in lingue diverse, confronta versioni diverse dello stesso testo per identificare errori, aggiunte, modifiche, cerca di ricostruire il testo originale e da lì ricavare informazioni storiche. Il secondo, cioè qual è il suo metodo? Calcolo astronomico. Molti testi antichi menzionano eclissi, congiunzioni di pianeti, comete, eccetera. Scaligero usa le conoscenze astronomiche del suo tempo per calcolare, dando questi fenomeni di quando questi fenomeni sono accaduti realmente. Se ad esempio un testo descrive una eclisse durante il regno di un certo re, Scaligero cerca l'eclisse corrispondente e ne deduce la data. Terzo, adesso veniamo alla terza metodologia, genealogie e liste di Levi. La Bibbia fornisce genealogie dettagliate da Adamo fino ai re di Israele, con l'età di ogni patriarca. Scaligero prende queste liste e le sincronizza con quelle di altre culture. I faraoni di Egitto, i re di Babilonia, gli arconti di Atene, i consoli romani, eccetera, eccetera. Sovrapponendo queste liste costruisce una griglia temporale completa. Qual è il risultato? Una cronologia che colloca la creazione del mondo nell'anno 3949 a.C. e da lì traccia una linea continua fino ai suoi giorni. Grande lavoro, ma è basato su fondamenta solide. Ora fermiamoci e guardiamo con calma i problemi di questo sistema. Sono diversi. Primo problema, i manoscritti. Scaligero lavorava su copie medievali di presunti originali antichi. Il manoscritto più antico dell'Iliade di Omero, per esempio, che possiamo far risalire al X secolo d.C., 1800 anni dopo l'epoca in cui Omero sarebbe vissuto. Capite? Lo stesso per gli storici romani. Tra quando scrivevano e le copie più antiche che abbiamo passano 800.000 anni. Cosa succede in 1000 anni di copiatura manuale? Perché i testi cambiano, non sempre per malafede. Un copista poteva fraintendere una parola, sostituire testi arcaici, correggere quello che sembrava un errore. In alcuni casi le modifiche magari erano intenzionali. Note a margine che diventavano parte del testo, inserimenti per adattare a esigenze religiose e politiche, insomma, questo lo possiamo capire. Scaligero lo sapeva benissimo e lui discute varianti, segnala incongruenze, ma la sua fiducia di fondo era che attraverso un confronto attento si potesse ricostruire la verità. Ma cosa succede se un testo è stato rielaborato molto più radicalmente rispetto a piccole modifiche, o se è una compilazione medievale attribuita a un autore antico mai esistito? Questo è il primo problema. Secondo, le eclissi. Prendiamo l'esempio classico. Scaligero trova in Tucidide la descrizione di un'eclisse durante la guerra del Peloponneso. Calcola che un'eclisse visibile in Grecia avvenne il 3 agosto 431 a.C., quindi ne deduce che la guerra avvenne in quell'anno. Sembra scientifico, ma c'è un presupposto nascosto, che la descrizione dell'eclisse sia stata scritta davvero da Tucidide nel V secolo a.C. e trasmessa fedelmente. Se invece quella descrizione fosse stata inserita da un copista medievale, magari basandosi su calcoli astronomici dell'epoca medievale stessa, allora tutto il ragionamento crolla. Veniamo al terzo problema. Le sincronizzazioni. Attenzione, questo è importante. Scaligero sincronizza cronologie di culture diverse assumendo che certi eventi siano accaduti contemporaneamente. Se ad esempio un testo
babilonese riporta un evento durante il regno del re X e un testo egiziano menziona lo stesso evento durante il faraone Y, Scaligero conclude che X e Y erano contemporanei. Ma come faceva a sapere che parlano dello stesso evento? Spesso si basava su somiglianze, ad esempio una carestia, un'invasione, un'eclisse, ma eventi simili possono accadere in epoche diverse. Come si può essere certi? Questa metodologia, inoltre, quella di Scaligero, crea una rete di dipendenze circolari. La data, per esempio, di un evento in Egitto dipende dalla sincronizzazione con Babilonia, che dipende da una lista di re greci, che dipende da un testo romano, che dipende da un calcolo astronomico basato su un'eclisse descritta in un manoscritto medievale. Se anche un solo anello è debole, l'intera catena traballa. Capite di cosa stiamo parlando? E poi c'è un altro problema grosso. Le genealogie sono troppo perfette. Questo non ve lo dico io, l'hanno detto fior di studiosi. Infatti un altro aspetto problematico sono proprio queste genealogie bibliche, liste estremamente dettagliate che Scaligero usa per calcolare secoli con apparente, ripeto apparente, precisione matematica. Cioè, sommando l'età dei patriarchi, arriva a calcolare il tempo tra Adamo e Abramo, tra Abramo e l'Esodo. Ma le genealogie antiche hanno funzioni religiose e simboliche più che anagrafiche. I numeri spesso hanno significati particolari: 70 anni, 40 giorni, 12 tribù, eccetera, eccetera. Interpretarli, letteralmente come dati cronologici è molto discutibile. E poi c'è un fatto curioso. Le genealogie moderne documentate, le dinastie europee medievali, sono piene di incongruenze, dispute sulla successione, salti generazionali. Le genealogie antiche, invece, presentate da Scaligero, sono lineari, ordinate, senza ambiguità, troppo perfette. Come se fossero state ripulite in epoca successiva per creare un'apparenza di ordine che originariamente non c'era. Ma c'è ancora un altro fattore da considerare. I doppioni storici inquietanti. Prendete molto sul serio questi doppioni storici inquietanti. Quando si analizza attentamente la cronologia di Scaligero, emerge un fenomeno strano: la duplicazione di eventi, cioè significa cose che sembrano accadute due volte. Narrazioni di epoche diverse che però mostrano strutture somiglianti, sorprendenti. Prendiamo Roma. Secondo la cronologia tradizionale fu governata da 7 re, poi divenne repubblica, poi impero. L'impero si divise in Occidente e Oriente. Se analizziamo la sequenza degli imperatori romani e quella degli imperatori bizantini, troviamo somiglianze narrative notevoli, stessi schemi di ascese e cadute, guerre civili, riforme, invasioni barbariche. Persino certi nomi si ripetono: Costantino, Teodosio, Giustiniano. Attenzione, stiamo innanzitutto parlando della struttura narrativa. È come se la stessa storia fosse stata raccontata 2 volte con delle varianti. Oppure confrontiamo la guerra di Troia con le crociate. Qualcuno dirà: che orrore! No. Entrambe sono guerre tra Occidente e Oriente per il controllo di una città strategica. In entrambi i casi c'è una figura simbolica al centro: Elena di Troia nella prima, Gerusalemme, la città che doveva essere liberata, nella seconda. Entrambe durano molti anni, coinvolgono eroi epici, terminano con la distruzione della città assediata. Coincidenza? Può darsi. O forse la guerra di Troia è una versione mitica delle crociate solamente retrodatata di millenni? Può darsi. Queste osservazioni non dimostrano che quello che dice Scaligero è certo, è assoluto, ma vogliono tutt'al più mettere in testa delle domande. È possibile che la cronologia di Scaligero abbia preso lo stesso nucleo narrativo e lo abbia inserito in epoche diverse, quando artificialmente, per creare artificialmente profondità temporale,
che vuol dire aggiungere tempo dove non c'era. Questo vuol dire profondità temporale, aggiungere tempo dove non c'era. E veniamo ora a quello che alcuni chiamano il millennio fantasma. Particolarmente controverso è infatti quello che alcuni ricercatori chiamano il millennio fantasma, un periodo che va dal 300 al 1300 d.C., che presenta anomalie enormi nella documentazione. Questo periodo dovrebbe includere eventi fondamentali: la caduta dell'impero romano d'Occidente, le invasioni barbariche, la nascita dell'Islam, l'impero di Carlo Magno, le crociate. Eppure le fonti primarie sono estremamente scarse. Le cronache di questo periodo sono spesso compilazioni tarde, scritte nel 300 o 400, che raccontavano eventi presumibilmente accaduti secoli prima. I documenti veramente contemporanei sono rari e molti di quelli che esistono presentano problemi di autenticità. Le monete attribuite a certi imperatori o re sono spesso conosciute anzi in pochissimi esemplari, e la loro datazione si basa proprio sulla cronologia che stiamo esaminando, cioè quella di Scaligero, creando quindi ancora una volta un ragionamento circolare. Messi insieme sembra cioè, tutti insieme sembra che stanno in piedi. L'ipotesi audace è che questi millenni siano stati gonfiati, estesi, allungati, forse per ragioni politico-religiose, per creare continuità con il mondo antico, inserire secoli intermedi sarebbe stato molto efficace. Permetteva per esempio alle dinastie europee di far risalire le loro origini all'impero romano e alla struttura e alla Chiesa di presentarsi come custode di una tradizione bimillenaria. Capite che ci sono delle ragioni, ci possono essere ragioni. E veniamo ora a quella che viene chiamata la trappola del radiocarbonio. Nel XX secolo la datazione a radiocarbonio sembrava offrire uno strumento oggettivo per verificare le cronologie. Il principio è molto semplice: il carbonio 14 decade con un tempo di dimezzamento noto, cioè, in poche parole, significa che un corpo vegetale o animale contiene il carbonio 14, un tipo di carbonio particolare, ma quando il corpo muore, il carbonio 14 inizia a sparire dal corpo a velocità costante, ovvero ogni 5.370 anni ne rimane la metà. Quindi, misurando quanto carbonio 14 è rimasto in un campione organico, legno, tessuto, ossa, si può calcolare da quanto tempo l'organismo è morto. Apparentemente tutto fila liscio, ma non è così. C'è infatti un problema, ovvero il problema della cosiddetta calibrazione. Il radiocarbonio non ti dà direttamente una data del calendario, ti dà un numero, 2100 anni di radiocarbonio, che va trasformato in una data vera, ad esempio 100 a.C. Per farlo servono delle tabelle di conversione chiamate curve di calibrazione. E come si costruiscono queste curve di calibrazione? Gli scienziati prendono oggetti di cui pensano di conoscere già la data, per esempio una trave da un tempio che Scaligero ha datato al 100 a.C., la datano al radiocarbonio, ottengono un numero e dicono: ok, quando il radiocarbonio dà questo numero significa 100 a.C. Capite il problema? Stanno usando le date di Scaligero per costruire lo strumento con cui misurano. E poi usano lo strumento per confermare Scaligero. E se Scaligero avesse sbagliato la data iniziale, tutta la calibrazione sarebbe spostata, il tempo non sarebbe quello, la data non sarebbe quella. Il radiocarbonio continuerebbe a dare date sbagliate perché è stato tarato su date già sbagliate. Non è una verifica indipendente, è un circolo vizioso. Capite? È in realtà una supposizione, su una supposizione, su una supposizione. E veniamo ora ad una cosa estremamente importante, cioè al contesto politico-religioso nel quale Scaligero operò. Per capire il successo della cronologia, io dico cervellotica, di Scaligero, bisogna considerare il contesto. L'Europa della fine del Cinquecento era dilaniata
dalle guerre di religione. Cattolici e protestanti si combattevano non solo militarmente, ma anche, attenzione, culturalmente. Una questione centrale, informatevi, era l'interpretazione della Bibbia e la sua relazione con la storia. Entrambe le parti avevano bisogno di dimostrare che la Bibbia era storicamente affidabile. Io non sto discutendo la Bibbia. Scaligero, da protestante, aveva interesse a costruire una cronologia che mostrasse la coerenza della Bibbia con il resto della storia, con la storia profana, insomma. Se i regni di Giuda e Israele coincidevano esattamente con certi faraoni e re babilonesi, la Bibbia allora guadagnava credibilità. Questo per i protestanti, ma anche i cattolici avevano un interesse. La Chiesa doveva dimostrare la propria antichità e continuità. E anche le monarchie cercavano legittimazione dinastica, come si dice. Un re che poteva discendere dai Cesari o dai re biblici godeva di un'aura di sacralità, ma per farlo serviva una cronologia chiara e accettata. Scaligero gliela fornì a tutti. Andava bene per tutti questa cronologia. C'è poi un altro fatto da considerare. La sincronicità sospetta, io dico sospetta, e lo dico a ragion veduta, con il calendario gregoriano. È un dettaglio che qualcuno trova strano, qualcuno trova inquietante, qualcuno molto sospetto. Nel 1582 Papa Gregorio XIII promulga la riforma del calendario, sostituendo il calendario giuliano in uso da 1600 anni. Qual è la giustificazione? Che c'è un accumulo di un errore di 11 minuti all'anno che aveva spostato l'equinozio di primavera, mettendo a rischio il calcolo della Pasqua. La soluzione adottata fu drastica: eliminare i 10 giorni dal calendario. Sì, si passò dal 4 al 15 ottobre 1582. Si eliminarono i 10 giorni. Ma ecco la stranezza. Se il problema era noto da secoli, perché aspettare 1200 anni per intervenire? E perché proprio nel 1582? Il contesto storico rende questa urgenza improvvisa difficile da comprendere. Stavano accadendo in Europa delle cose incredibili. Bisogna infatti sapere che l'Europa nel periodo 1575-1582 attraversava un momento di crisi sistemica su tutti i fronti. Collasso economico. La Spagna, nonostante controllasse il più grande impero mai esistito e le miniere di argento più ricche del mondo, quelle di Potosí in Bolivia, dichiara bancarotta nel 1575, la terza inoltre in 20 anni. I banchieri Fugger, che finanziavano monarchie e imperi, vanno in crisi. Il sistema monetario europeo è nel caos. L'afflusso massiccio di oro e argento dalle Americhe ha provocato un'inflazione del 344% nel corso del secolo, rendendo contratti e debiti privi, come si dice, di riferimenti stabili. Ogni Stato conia monete proprie con valori che sono fluttuanti, sono ballerini. Secondo fatto in Europa, devastazione demografica. La grande peste del 1575-1577 uccide un terzo della popolazione in vaste aree d'Italia, con Venezia e Milano particolarmente colpite. Carestie successive flagellano l'Europa tra il 1580 e il 1582. Registri parrocchiali, atti notarili e documentazione anagrafica sono distrutti o incompleti in tantissime località. C'è un terzo fattore, quello che stava accadendo in Europa: guerre e violenze religiose. La Francia è dilaniata dalle guerre di religioni tra cattolici e ugonotti. Il massacro di San Bartolomeo del 1572, in cui furono uccise decine di migliaia, si dice 30.000 persone, è ancora un trauma di cui si parla. C'era ancora un altro fatto, vedete l'Europa in che situazione era. L'Olanda, questo quarto fatto, proclama l'indipendenza dalla Spagna cattolica nel 1581, dando inizio a quella che diventerà la guerra degli 80 anni. E poi l'Inghilterra protestante di Elisabetta I e il papato che sono in guerra, anche se è una guerra non dichiarata, con complotti per rovesciare Elisabetta e altri fatti storici di cui non voglio assolutamente parlare. Ma c'è anche un caos militare e politico. Gli eserciti spagnoli nelle Fiandre
non pagati dopo la bancarotta del 1575, si ammutinano e nel 1576 saccheggiano Anversa, causando 8.000 morti in quella che verrà ricordata come la furia spagnola. Altri fatti ancora, Ivan il Terribile governa una Russia in espansione violenta, molto violenta, verso la Siberia. L'impero ottomano continua a premere sui confini meridionali e orientali dell'Europa. Insomma, accadono tra l'altro fenomeni celesti inquietanti. Nel 1572 appare una supernova, la Stella Nuova, osservata da Tycho Brahe, che contraddice la cosmologia aristotelica secondo cui i cieli erano immutabili. Non è questo il punto. Vedete quante cose che accadono. Nel 1577, un altro fatto ancora, una grande cometa è visibile per mesi in tutta Europa, interpretata come presagio di catastrofi imminenti. Quindi in questo contesto che abbiamo visto, di bancarotte sistemiche, pestilenze devastanti, guerre civili, carestie, rivolte militari e panico cosmologico, la decisione di dedicare risorse, energie, politiche e capitale diplomatico alla riforma di un calendario che funzionava da 1600 anni per correggere uno scatto di 10 giorni nel calcolo della Pasqua appare da un punto di vista logico e di priorità quantomeno singolare. E poi, solo un anno dopo, nel 1583, Scaligero pubblica il suo sistema cronologico. Nell'arco di 24 anni abbiamo ristrutturazione del calendario, 1582, creazione del sistema cronologico universale, 1583-1606 più o meno, attribuzione di date precise a tutti gli eventi dell'umanità. 2 operazioni colossali, una cattolica e una protestante, che sono ufficialmente in competizione, che convergono nel ridefinire completamente la percezione del tempo. Il calendario gregoriano standardizza presente e futuro, Scaligero organizza il passato, entrambi adottati come standard universali. Ma se erano in guerra, come mai arrivarono allo stesso sistema temporale? Se protestanti e cattolici, come mai arrivarono allo stesso sistema temporale? Ma ora chiediamoci anche un'altra cosa. Come fece questo di Scaligero e anche l'altro a diventare lo standard mondiale? Quando Scaligero pubblicò la sua cronologia nel 1583, non ottenne consenso immediato. Ci furono dibattiti, critiche, proposte alternative, ma in 2 o 3 generazioni divenne il riferimento per tutta l'Europa. Perché? Qualcuno tira fuori queste motivazioni. Primo, era completo. Prima esistevano cronologie parziali separate. Scaligero costruì un sistema unificato. Era molto più comodo avere un'unica fonte che si destreggiasse tra sistemi contraddittori. Secondo motivo, autorità istituzionale. Scaligero era professore a Leida, aveva una corrispondenza con tutte le corti. I suoi allievi occuparono cattedre importanti. In poche generazioni la sua cronologia penetrò in tutto il sistema educativo. Capite come funziona? Terzo, adozione da parte delle autorità. Chiesa cattolica e protestanti lo trovarono utile. Re e nobiltà lo usarono per costruire genealogie prestigiose. E quando un sistema riceve sostegno religioso e politico, diventa molto difficile contestarlo. Molto difficile contestarlo. Quarto motivo, c'era una mancanza di alternative. Contestare Scaligero richiedeva proporre un sistema altrettanto completo. Pochi avevano le risorse per farlo. Newton, sul quale torneremo più avanti, ci provò, addirittura Newton, dedicando l'ultima parte della sua vita a una cronologia alternativa. Fu in gran parte ignorato perché Scaligero era ormai consolidato, non lo si scalzava più. Quinto motivo, espansione coloniale. Le potenze europee colonizzarono gran parte del mondo, portando il loro sistema educativo in giro. Sud America, per esempio. Nelle scuole missionarie si insegnava storia secondo Scaligero. Gli studiosi locali, che volevano essere presi sul serio, dovevano adottarla. Quindi un sistema nato in Europa divenne standard globale.
cioè valido per tutti. C'è una sesta motivazione perché questo si affermò. La stampa di massa. Nel 700 e 800 si diffusero enciclopedie, manuali, atlanti che usavano Scaligero come base. Una volta stampate centinaia di migliaia di copie, modificare il sistema sarebbe costato una cifra enorme. E poi, settima ragione, ci si aggiunse l'archeologia moderna. Nell'Ottocento gli archeologi iniziarono a scavare in Egitto, Mesopotamia, Grecia. Avevano bisogno di un sistema per datare i reperti e usarono Scaligero. Se trovavano una tavoletta con un nome, cercavano quel nome in Scaligero per la datazione. L'archeologia sembrava confermare Scaligero, ma in realtà lo usava come metodo. Non è che Scaligero era certo come metodo scientifico. Alla fine del Novecento, quindi, la cronologia di Scaligero era universalmente accettata. Fu accettata, non importa. Era così radicata che sembrava ovvia, naturale, incontestabile e ogni critica veniva ignorata. Ma c'è da dire che anche ai suoi tempi Scaligero non fu accettato unanimemente. Come già vi dicevo, Newton, anche lui appartenente a certi giri particolari, questo lo ricordiamo, dedicò l'ultima parte della sua vita proprio alla cronologia antica. Nel suo libro postumo del 1728 sosteneva che la cronologia tradizionale fosse inflazionata e che gli imperi antichi erano molto più recenti. Quindi significava che la storia era stata gonfiata artificialmente e allungata eccessivamente rispetto a quello che era. Newton sosteneva infatti che la cronologia di Scaligero avesse aggiunto tempo che non c'era, cioè che avesse stirato la storia antica rendendola più lunga di quanto fosse realmente. Sto dicendo delle cose molto forti e lo so. Newton usò metodi simili a quelli di Scaligero, ma arrivò a conclusioni diverse. Ridusse di diversi secoli la datazione dei regni egiziani e greci, ma le sue obiezioni furono ignorate, e non perché prive di fondamento, ma perché Scaligero era ormai l'autorità consolidata. Rimettere in discussione quelle date avrebbe significato riscrivere tutto. Nei secoli successivi altre voci critiche si levarono sporadicamente, ma rimasero sempre marginali. Nel Novecento, con l'archeologia scientifica e la datazione radiometrica, si pensò di poter fare verifiche oggettive, questo l'abbiamo già visto. In realtà, però, i nuovi metodi furono calibrati sulla cronologia esistente, cioè quindi quella di Scaligero, perpetuando il circolo. La conclusione: un intero edificio di datazione da riesaminare. La cronologia di Scaligero è infatti un edificio imponente costruito con grande capacità. Per secoli ha fornito la struttura dentro cui abbiamo organizzato la nostra comprensione e conoscenza storica del passato. Ma è un edificio che è costruito su fondamenta che meritano uno scrupoloso esame critico. I manoscritti erano copie tarde copie. Le eclissi erano descritte in quei manoscritti senza possibilità di verificare l'autenticità. Le genealogie erano troppo ordinate. Le convergenze tra culture diverse potevano essere manipolate anche successivamente. Quindi le date che diamo per scontato, i millenni che separiamo così con tanta sicurezza, potrebbero essere molto più compressi o dislocati, cioè collocati, posizionati in modo che nemmeno immaginiamo, perché ricomporremmo il puzzle. Quindi riesaminare queste fondamenta non è una cosa poco importante, anzi, se la cronologia è distorta, e ci sono ampi motivi affinché lo sia, anche la nostra comprensione di cause e effetti storici è distorta. Eventi che pensiamo separati da secoli potrebbero essere molto più contemporanei. Civiltà che crediamo successive potrebbero essere state invece sovrapposte ad altre. Il progresso che vediamo potrebbe essere un'illusione creata dall'allungamento artificiale del tempo.
Scaligero era un uomo del suo tempo, viveva in un'epoca che aveva bisogno di certezze cronologiche per ragioni politiche e religiose e lui fornì quelle certezze con maestria. Ma forse, dopo 4 secoli, è arrivato il momento di guardare con occhi critici a ciò che hanno costruito e chiederci se l'edificio regge ancora o mostra invece crepe che non possiamo più ignorare. Io vi dico che mostra tante crepe, tante. Personalmente sono arrivato alla conclusione che la datazione di Scaligero sia labile prodotto di una conveniente manipolazione della storia. Ve lo dico molto chiaramente. E ci sono arrivato anche per altre vie, non solo queste di cui vi ho parlato, ma di cui vi parlerò nei prossimi video. Tutto è sotto gli occhi, basta solo volerlo vedere. Vi lascio con queste riflessioni e ci vediamo nel prossimo video in cui andremo a smitizzare uno dei più grossi miti della storia e di cui noi italiani siamo così tanto orgogliosi. Ci diciamo gli eredi dei Romani e vedremo i Romani sotto una veste, in un'ottica completamente diversa. E mi atterrò naturalmente alla cronologia di Scaligero, anche se io ne ho la certezza, che quella cronologia è tutt'altro che veritiera. Alla prossima.